Oggi su Vampire Guns una nuova recensione tecnica. In questo video vediamo una pistola che è destinata a far parlare di sé, la Deria DY9, una 9 mm chiaramente ispirata alla Glock con delle caratteristiche interessanti. Deria è un produttore turco con un catalogo molto vasto, che spazia dalle carabine 22 ai PCC di derivazione AR, passando per il calibro 12 e le pistole. In realtà si pronuncia Deria, ma visto che io non lo so pronunciare, lo storpierei tutte le volte, lo leggerò come si scrive. Qui abbiamo uno degli ultimi prodotti, una semi-auto in 9 mm con fusto polimerico che ha tante caratteristiche in comune con Glock. Per ora, dal sito del produttore, risulta disponibile solo in questa configurazione dimensionale, simile alla compatta 19, ma con tante opzioni estetiche a livello di colorazione. Qui abbiamo la versione con finitura Woodland, ma a parte il discorso estetico, il fusto ha un disegno particolare che cambia l'impostazione ergonomica a cui Glock ci ha abituato. Come la 19 è una compatta con dimensioni tali da renderla idonea per quasi tutti gli usi. Non troppo piccola per il porto da servizio, non troppo grande per il porto occulto e con caratteristiche che comunque la rendono utilizzabile anche nel tiro informale o sportivo. Infatti, da sempre ritengo la Glock 19 che ha le stesse dimensioni, la Glock migliore. Questa è la 19 che ho regalato a Ele per il suo compleanno. Se volete vedere una recensione anche su questa custom, scrivete nei commenti Glock Ele. La pistola viene consegnata in questa valigetta di materiale plastico con all'interno il manuale di istruzioni, 2 caricatori, i dorsalini intercambiabili, quello montato sulla pistola a prima vista sembra essere il migliore, e un kit base di pulizia che personalmente lascerei dove si trova. Se volete vedere come noi puliamo le armi, vi mettiamo il link qua sopra. Passiamo a parlare della pistola in sé e della cosa secondo me più importante in un'arma, l'ergonomia. Abbiamo un fusto particolare con dei parametri di impugnatura interessanti e altri meh. Buono l'undercut che fa salire bene il medio della manoforte anche se un po' spigoloso. Meno la parte posteriore che è un po' scivolosa, che ti dà la sensazione di qualcosa che ti manca al fondo, ma più per mancanza di grip che per la lunghezza vera e propria dell'impugnatura. Come tutte le compatte, il bilanciamento è buono e la sensazione è quella di una pistola leggermente appruata, anche se con un carrello così corto la sensazione è proprio minima. La presentazione delle mire è buona, forse addirittura un filo bassa quella del mirino. Questo è dovuto principalmente all'undercut che ci fa salire tanto con il medio abbassandoci il naso della pistola, che poi è la modifica base che si fa sulle Glock di serie per farle scendere un po' di naso. Come materiali non ho dati specifici, ma abbiamo canna e carrello in acciaio e fusto in polimero. Il fusto è a sensazione un po' più leggero e rigido di quello originale Glock. Vedremo poi nel tempo come si comporterà. Questo esemplare ha una finitura camo Woodland verniciata, non so se in Cerakote o qualche altra finitura simile. Come tutti i camo verniciati sulle armi è accattivante da una certa distanza, mentre da vicino si notano tutte le piccole imperfezioni dovute alle mascherature e anche al tatto sentiamo le differenze tra un colore e l'altro. Non è una critica a questo specifico caso, ma una caratteristica comune di tutti i lavori camo a vernice. Chi mi ha chiamato in laboratorio per un lavoro simile sulla sua pistola ha ricevuto le stesse identiche risposte. Come tutte le semiautomatiche a corto rinculo di canna, abbiamo un sistema di chiusura e in questo caso un Browning modificato strettamente derivato da quello Glock. Ad un primo sguardo le parti sono assolutamente intercambiabili, stesso piano inclinato e stessa impostazione meccanica. Su come funziona il sistema di chiusura della Glock vi rimando al video recensione della Glock 47. Anche per lo scatto abbiamo una configurazione nota, il classico Safe Action della Glock, con percussore prearmato, dove ultimando la corsa del grilletto completiamo l'armamento e andiamo in percussione. Interessante la forma del grilletto, sottile, leggermente arcuato e con una buona rotondità. Sembra solo più rigido come materiale rispetto al Glock e la sicura al percussore risulta meno invasiva. Lo scatto sembra uno scatto standard Glock di terza generazione con connettore a 3 kg. Di suo non è male. Una giusta precorsa, uno svincolo leggermente incostante e un collasso di retroscatto
non eccessivamente lungo. Mi sembra che comunque un po' di margine per la messa a punto ci sia. Le mire sono entrambe metalliche con inserti in fibra ottica, rossa per il mirino e verde per la tacca. Sembrano già un buon set per essere di primo equipaggiamento, ma posso dirvi che sono la cosa che mi è piaciuta di meno di questa pistola. Il mirino è poco angolato in avanti e il più delle volte vedi anche la parte superiore che ti falsa il punto di mira. E la tacca ha un canale tutto della stessa larghezza che non ti consente di aver ben chiaro il centraggio del mirino rispetto alla tacca. La coda della tacca sembra la stessa rispetto alla Glock, ma l'attacco del mirino sembra leggermente differente. Quando potrò smontarne una, vi farò un aggiornamento. Dal sito del produttore sembra essere disponibile anche una versione con il carrello già predisposto per il montaggio di un'ottica. Anche in questo caso, appena saprò qualcosa di più, lo saprete. Per ora posso dirvi che mi sembra ci sia ampiamente materiale per fare una fresatura direct anche su questa. Anche se la posizione della coda dell'attacca di mira di questo esemplare limita la lunghezza massima dell'ottica montabile, escludendo le basi RMR o Holosun 507. Come sicure abbiamo la stessa identica impostazione della Glock, 2 sicure automatiche e una sicurezza di funzionamento. Le sicure sono quella al grilletto, che impedisce al grilletto di arretrare se non correttamente impugnato, e quella al percussore, che impedisce l'avanzamento del percussore se non a grilletto completamente tirato. La sicurezza principale è l'antidrop, che impedisce lo svincolo del SEAR a grilletto avanzato, anche se la pistola dovesse cadere da grandi altezze. L'hold open è identico alle versioni maggiorate dell'hold open Glock delle generazioni dalla prima alla quarta. Presente solo dal lato sinistro, ha la molla di richiamo appoggiata sotto il secondo pin del blocchetto. Il pulsante è maggiorato nella parte posteriore per facilitarne l'azionamento. Lo sgancio caricatore ha la stessa impostazione tecnica di quello Glock, ma ha forma, materiale e sistema di blocco differenti. Rimane comunque reversibile per l'uso da parte di tiratori mancini ed è comunque abbastanza raggiungibile nonostante la costola che hanno fatto sul fusto. La tecnica di smontaggio è la stessa delle Glock. A pistola scarica andiamo ad allentare la pressione della canna sul traversino, lo abbassiamo e sfiliamo l'insieme canna e carrello dal fusto. La canna è identica a quella della 19. Il trattamento sembra una niturazione e la rigatura è una tradizionale pura. Ho provato a montarla al posto di quella della 19 di Ele e devo dire che sembra fittare perfettamente. Il carrello è interessante. Chi ha progettato questa pistola ha guardato come vengono preparati i carrelli Glock. Completamente poligonale e in tutto e per tutto un carrello di quarta generazione. Stesso estrattore, sicura percussore, unica differenza, l'uscita del percussore invece che essere rettangolare ricavata per elettroerosione a tuffo e tonda ricavata per foratura. A me sembra solo leggermente più spesso come larghezza. L'asta guida molla è una telescopica esattamente come quella della 19 di quinta generazione. Il fusto è particolare, l'impostazione meccanica è la stessa della Glock 19, ma ergonomia e grip sono completamente differenti. Interessante la minigonna agganciata al dorsalino, anche se la forma mi lascia leggermente perplesso. La parte più importante della minigonna è quella posteriore, dove noi andiamo a puntare il caricatore per inserirlo, e qui l'hanno completamente tagliata. Molto carini i leggeri agency cut con un grip puntinato che forniscono il riferimento per il pollice della mano debole. Mi lasciano perplesso invece le costole di appoggio per il pollice della mano forte che richiamano impugnature molto vecchia scuola, in netto contrasto con gli agency che invece portano ad un uso di tecniche moderne. I caricatori sono dei Glock al 100%, lamierino metallico ricoperto di plastica con la capacità da 15 colpi. Unica differenza i pad che hanno una forma particolare fatta per accordarsi al profilo della minigonna. Come per lo smontaggio, anche il rimontaggio è identico a quello della Glock. Per rivederlo vi mandiamo al video completo. Ci sono un po' di cose che mi piacciono e un po' di cose che non mi piacciono. La forma del carrello non mi dispiace, soprattutto perché già di primo equipaggiamento abbiamo intagli di presa sia davanti che dietro. Mi piace la presentazione delle mire grazie alle quote ergonomiche del fusto. Non capisco invece alcune scelte ergonomiche che sembrano frutto di un po' di confusione sulle corrette tecniche di impugnatura. Abbiamo un power cut anteriore che ci consente una tecnica di impugnatura
impugnatura moderna, contrapposto a un appoggio per il pollice che oltre a non essere più attuale ci va anche a togliere facilità di arrivo allo sgancio caricatore. In caso di preparazione della pistola andrei come prima cosa a ottimizzare i tempi di scatto e ricontrollare ogni singola componente, oltre che riprofilare completamente l'impugnatura per correggere alcune caratteristiche. Con uno stippling andrei poi a chiudere il lavoro di riprofilatura per dare anche un pochino più di grip nella parte posteriore. Può essere una buona alternativa a Glock per chi vuole iniziare con un basso budget. Richiede però alcuni lavori di messa a punto per essere utilizzata al meglio. Mi piacerebbe avere la possibilità di provarla e seguirne una per un po' di tempo, perché come tutte le armi i problemi, se ci sono, saltano fuori solo quando inizi a usarle spesso. Un grazie a Ruggero che ci ha dato la possibilità di recensire questa pistola prima ancora di averci sparato. Vedremo se ci sarà possibilità di provarla come si deve una volta al campo. Ho visto che molti stanno chiedendo informazioni in merito, anche perché Derry ha parecchi modelli interessanti a catalogo. Voi cosa ne pensate? La trovate una buona opzione o rimarreste sullo standard delle austriache originali? Se vi piacciono i nostri contenuti mettete like, se volete vederne altri iscrivetevi al canale. Ci trovate anche su Instagram e Facebook, sui quali mettiamo aggiornamenti quotidiani. Ciao a tutti, thanks for watching, un saluto, Guido!